Rock Rider 540 Explorer, nuovo modello 2023, con telaio in alluminio e forcella Suntour ad aria. 120 mm per questa forcella dal peso contenuto rispetto alla forcella molla. Il peso complessivo della bicicletta è di 12,8 kg in taglia M. Ruote da 29 pollici e gomme Hutchinson Kraken, tubeless ready. E adesso andiamo a provarla. Credo che sia una tra le Rock Rider più comode come impostazione. Questa è una taglia M, io sono alto 1,75 m, non so se la sella, non so se sono le geometrie, ma me la sento perfetta. Non è rigida, anche se in alluminio. Si vede che le ruote da 29, forcella d'aria, la sella e tutti gli altri componenti fanno sì che hai una bicicletta molto confortevole. Comunque anche è ottima come peso, perché 12,8 kg per una XC di questo prezzo direi che è eccezionale, perché si trovano sui 14 kg su questa cifra, quindi ottimo rapporto qualità-prezzo. Ok, finalmente la discesa, vediamo come si comporta. La 540. Mamma mia, che vegetazione! Siamo a testa, questo Explorer, wow, yeah, salta anche, figata. I freni ancora sono un po' deboli, si devono ancora un po' rodare. La bicicletta è nuovissima. Fantastiche queste gomme, ottimo grip. Figata, bella bella, morbida, anche morbida, si guida bene, non è scomoda, non rimbalza. Chiaramente la pressione delle gomme vuol dire tanto. È equilibrata. Forcella funziona molto bene. Devo dire, controllo di questo manubrio, figata, bello, è quasi dal mountain, adesso lo dico proprio da endurina, ma wow. Passiamo alla testa, scoiattolo. Attraversato lo scoiattolo. Bella bella, mi piace un sacco. Forcella lavora veramente ottima, ottima forcella, ottima. Ecco, adesso siamo arrivati alla salita e ci manca qualcosa. Sì, ci manca un bel telescopico che ha già la predisposizione, quindi è un accessorio sempre di Decathlon che consiglio senza dubbi. Prima impressione dopo la prima discesa. Allora, ho sentito la mancanza dei freni, ma questo credo che ancora comporti un po' di rodaggio sui freni, quindi aspettiamo qualche altra discesa per capire bene se i freni sono sufficienti per questa tipologia di bicicletta. Queste gomme della Hutchinson sono eccezionali per questo periodo primavera estate, perché sono molto scorrevoli, hanno un ottimo grip, anche se qui non si vede ma c'è un fondo leggermente umido. Geometria direi azzeccata, se non perfetta per questa tipologia di bicicletta da trail e exploring, loro lo chiamano
diciamo Explorer, perché è una bicicletta che puoi, tra virgolette, andare dappertutto con certe velocità, però ti permette geometricamente di affrontare anche le discese molto tecniche. Se la Comfort Plus è veramente stracomoda, ve la consiglio se volete montare anche su altre tipologie di biciclette, perché questo è un accessorio Decathlon, magari metto il link in descrizione. Ma questa forcella ad aria ha fatto veramente la svolta, perché essendo più leggero rispetto a una forcella a molla abbiamo una bicicletta complessivamente più leggera, quindi 12,8 è un ottimo peso per questa tipologia di bicicletta. Qui sul tappo, volendo, abbiamo l'attacco per il Garmin, e queste manopole con la vite di bloccaggio in alluminio hanno un bel grip e sono molto confortevoli. Una bella cosa che ho notato su questa bicicletta, che è molto reattiva, quindi quando cambiamo direzione sulla bicicletta lei risponde molto bene. Questo è dovuto dai mozzi passanti sia all'anteriore che al posteriore. Addirittura dietro abbiamo un mozzo boost per avere la rigidità massima. Un'altra figata bella di questa bicicletta è il doppio attacco del portaborraccia, ne abbiamo due, dove possiamo mettere degli accessori oltre alla borraccia. Sotto il telaio troviamo una protezione in plastica che aiuta a non rovinare il telaio da sassi, rami eccetera, e in più protegge i cavi e sono ben nascosti da questo involucro. Nulla da dire sulla pedivella, perché Deor è sinonimo di qualità, perno passante, molto rigido quando si spinge sui pedali. Qui abbiamo la pressione consigliata di 1,8 bar con camera d'aria. Io adesso sto utilizzando la camera d'aria, però si può fare anche tubeless perché ha la predisposizione. E un consiglio che vi do sulle hardtail, cioè quindi su biciclette rigide solo ammortizzate davanti, vi consiglio di fare molti test sulla pressione delle gomme, perché è fondamentale per avere un bel comfort e soprattutto le alte prestazioni. La forcella ha il lockout, quindi girando questo pomello si blocca completamente, la forcella non funziona, la forcella diventa praticamente bloccata e ci agevola la salita. Dall'altra parte troviamo il pomello dove possiamo gonfiare la forcella in base al nostro peso. Mi raccomando, occorre una pompa dedicata per la forcella, non usate il compressore. Mentre sotto la forcella troviamo il registro del ritorno. Un consiglio che vi do è di tenerla sfrenata a 3/4, quindi deve rispondere abbastanza velocemente nel ritorno. È una bicicletta che consiglio anche a chi fa viaggi, perché ha la predisposizione per attaccare portapacchi il posteriore. Poi una cosa figa che ho scoperto adesso, non lo sapevo, guardate sotto la sella c'è una specie di multitool con delle chiavi esagonali, quindi eccezionale per fare manutenzione. Mi piace moltissimo il bloccaggio della sella fatto in questa maniera. Mi piace tantissimo anche il colore verde petrolio che si sfuma sul blu intenso. Continuiamo a provare in salita. Qui c'è uno strappone grosso. Wow. Ok, ma direi che c'è un'ottima rapportatura. Ora vediamo questo single track più semplice rispetto al percorso di prima. Vediamo come scorre anche in pianura. Oh, molto confortevole. Direi che davvero credo che sia una delle mountain bike di Decathlon più comode. Direi che il nome Explorer gli sta a pennello, anche perché trovi luoghi inesplorati come questo. Ora i freni, dopo un paio di discese, hanno iniziato a funzionare. Sono sempre un pelo deboli, però dipende sempre cosa vogliamo fare, perché questa bicicletta ti permette di fare anche trail abbastanza tecnici, quindi magari metterci un 180 anche al posteriore male non fa. L'attacco manubrio è giustissimo per fare la risalita e fare la discesa, quindi è una lunghezza giusta per questa tipologia di geometria. La forcella Suntour mi piace moltissimo, non da contraccolpi, quindi si regola molto bene, c'è una bella idraulica, e qui sotto trovate sulla forcella una tabella con le pressioni consigliate. La guarnitura Deor per quelli più allenati si può mettere anche una 32 all'anteriore, ma più piccola della 30 purtroppo non ci va, perché come vedete siamo al limite. Sostanzialmente direi un ottimo punteggio di questa bicicletta, perché mi piace tanto come
ergonomia, come comfort e come guida. Sono veramente rimasto stupito su questo sentiero che faccio spesso, perché è un luogo dove vengo a testare le biciclette e devo dire che fa la sua sporca figura. Nella descrizione del video trovate tutti i link dove trovare questa bicicletta e magari qualche optional. Che meraviglia di trail, fantastico, è una goduria ragazzi, avere questi trail sotto casa è davvero uno spasso anche per la 540, perché questi sono i suoi trail dove dà le sue maggiori doti.